Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod, il podcast che ti aiuta a imparare l'italiano in modo naturale, reale e un po' anche divertente. Sì, esatto. Siamo Luca e Francesca e oggi abbiamo in programma una lezione pensata sia per chi è agli inizi, sia per chi ha già un livello intermedio. Il tema di oggi? Se vuoi cose diverse, devi fare cose diverse. Sembra ovvio, vero? Eppure quante volte restiamo fermi nello stesso punto, aspettandoci risultati diversi? Proprio così. Cambiare richiede azione. E oggi, attraverso una conversazione reale, nuove parole e un po' di italiano autentico, ti aiuteremo a fare un piccolo passo avanti. Pronti, via? Bene. Prima di entrare nel vivo del dialogo di oggi, prendiamoci un momento per dare un'occhiata più approfondita al vocabolario che incontrerai tra poco. Queste parole non sono solo utili per capire la conversazione, ma sono anche frasi che senti spesso nella vita reale degli italiani, nei bar, al lavoro, con gli amici. Quindi, ascolta bene. Ripeti mentalmente o ad alta voce e cerca di sentire come suonano in contesto. Cominciamo con la prima parola, cambiare. È un verbo molto comune e ha diversi significati a seconda del contesto. Può voler dire modificare qualcosa, come devo cambiare il modo in cui parlo con mia sorella. Oppure può riferirsi a sostituire una cosa con un'altra. Ho cambiato il telefono la settimana scorsa, ma in questo episodio lo useremo soprattutto nel senso di trasformare se stessi, di fare qualcosa di diverso per ottenere un risultato diverso. Se non cambi, resterai sempre allo stesso punto. Esatto. E proprio per questo la seconda parola è abitudine. Sai, un'abitudine è qualcosa che fai così spesso che ormai lo fai quasi senza pensarci. Alzarsi, lavarsi i denti, controllare il telefono. Sono tutte abitudini, ma non tutte sono positive. Alcune ci tengono bloccati. Per esempio, ho l'abitudine di rimandare tutto al giorno dopo. Oppure, è un'abitudine sedermi sul divano appena arrivo a casa. Il punto è, le abitudini plasmano la nostra vita, anche quando non ce ne accorgiamo. Ecco perché parliamo anche di routine. La routine è un po' come un insieme di abitudini collegate tra loro. Per esempio, la tua routine mattutina potrebbe essere sveglia, doccia, colazione, vestiti, esci, o forse caffè, leggi le notizie, mandi messaggi, poi inizi a lavorare. La routine non è per forza negativa, anzi, una buona routine può darti stabilità. Ma se è sempre la stessa e non ti porta dove vuoi, allora forse è il caso di cambiarla. E qui entra in gioco il concetto di risultato. Perché alla fine quello che conta non è solo quello che fai, ma ciò che ottieni. Se studi italiano ogni giorno, il risultato è che migliori. Se mangi sano e fai movimento, il risultato è che ti senti meglio. Ma se fai sempre le stesse cose, con la stessa energia, con gli stessi pensieri, il risultato sarà sempre lo stesso. E se non ti piace il risultato, devi chiederti: cosa devo cambiare? E quando provi a cambiare, attenzione, non andrà sempre perfetto. Ecco perché oggi includiamo anche l'espressione passo falso. Un passo falso non è un fallimento, è semplicemente un errore, un momento in cui le cose non vanno come previsto. Ieri ho fatto un passo falso. Ho mangiato una pizza quando avevo deciso di stare attento. Oppure, nella riunione ho detto una cosa sbagliata. È stato un passo falso. Ma sai qual è la cosa importante? Che dopo un passo falso puoi sempre ripartire. Esatto. Nessuno cambia da un giorno all'altro senza fare errori. L'importante è non arrendersi. E proprio questo è il cuore del dialogo che stiamo per ascoltare. Dunque, preparati.
Ora ascolterai due persone che parlano di un momento di svolta nella loro vita. Starai per sentire tutte queste parole in un contesto reale, naturale, quotidiano. Ascolta con attenzione, ma non preoccuparti se non capisci tutto al primo giro. Lo riascolteremo dopo. Ecco il dialogo. Il dialogo che stai per ascoltare si svolge in una piccola caffetteria nel centro di Bologna. È una mattina di ottobre, fa un po' freddo, ma dentro il bar è caldo. C'è odore di caffè appena fatto e qualcuno suona il pianoforte in sottofondo. I due personaggi sono due amici di vecchia data, Marco e Giulia. Non si vedevano da mesi. Lui è appena arrivato, un po' in ritardo, con la giacca bagnata per la pioggia leggera fuori. Si siedono a un tavolino vicino alla finestra. Marco, Giulia, scusa il ritardo. Il tram era pieno come un uovo. Figurati, sono appena arrivata anch'io. Ti prendo un caffè mentre ti togli la giacca? Sarebbe perfetto, grazie. Un cappuccino, per favore. Certo. E magari un cornetto? Sei pallido, sembri stanco. Forse perché lo sono. Ultimamente non dormo bene. Ancora con quel lavoro? Sì, non so più cosa fare. È da un anno che mi dico, domani cambio qualcosa. Ma poi arriva il lunedì e torno allo stesso posto, alla stessa scrivania, allo stesso computer. Senti, lo so che non è facile, ma se continui a fare sempre le stesse cose, avrai sempre gli stessi risultati. Lo so, ma da dove comincio? Per esempio da qui, da adesso. Che ne dici di cambiare la tua routine? Invece di andare in ufficio alle 8, perché non provi a svegliarti tardi, fare colazione con calma e magari iniziare a studiare quello che ti appassiona davvero? Tipo? Tipo la fotografia. Ricordi quando facevi le mostre all'università? Sì, ma è passato un sacco di tempo. E allora non devi essere perfetto. Basta che inizi, anche con piccoli passi. Hai ragione, ma ho paura di fare un passo falso. E se lo fai e basta. Nessuno impara a camminare senza cadere. L'importante è non restare a terra. Sai una cosa? Oggi avevo bisogno di sentire queste parole. Allora cambia, davvero. Se vuoi cose diverse, devi fare cose diverse. Non c'è altra strada. Ok, oggi stesso scrivo una mail per ridurre l'orario. E domani mi compro una macchina fotografica usata. Ecco, questo è il primo passo. Bravo. Ora che hai ascoltato il dialogo, fermiamoci un attimo su alcune frasi chiave. Queste non sono solo belle da dire, sono utili, pratiche e le puoi usare nella vita di tutti i giorni. Vediamole insieme, una per una. Prima frase. Se continui a fare sempre le stesse cose, avrai sempre gli stessi risultati. È una frase potente, diretta e purtroppo vera. La usiamo quando qualcuno si lamenta ma non cambia niente. È un modo educato per dire: se non cambi metodo, non aspettarti un risultato diverso. Puoi usarla con un amico che ripete gli stessi errori, oppure con te stesso, come promemoria. Seconda frase. Da dove comincio? Semplice, naturale e molto comune. Quando ti senti perso, quando vuoi cambiare ma non sai da che parte iniziare, questa è la domanda giusta. Nota che in italiano spesso mettiamo l'accento sulla parola cominciare nel parlato. Da dove comincio? È una frase che mostra onestà e apertura. Terza frase. Basta che inizi, anche con piccoli passi. Questa è una frase di incoraggiamento. Il verbo basta qui significa è sufficiente. Quindi non devi fare tutto subito, non devi essere perfetto, devi solo iniziare. E anche un piccolo gesto conta. La usiamo per dare speranza, per spezzare la paralisi del non ce la faccio. Quarta frase. Se vuoi cose diverse, devi fare cose diverse. È il cuore del nostro episodio. È una sorta di regola di vita. Non puoi aspettarti un futuro diverso se ogni giorno fai le stesse scelte. Questa frase la puoi usare in contesti diversi: lavoro,
relazioni, studio, salute. È diretta, chiara e difficile da dimenticare. Ripetiamole velocemente. 1. Se continui a fare sempre le stesse cose, avrai sempre gli stessi risultati. 2. Da dove comincio? 3. Basta che inizi, anche con piccoli passi. 4. Se vuoi cose diverse, devi fare cose diverse. Tienile a mente. Le riascolterai nel dialogo tra poco. E se puoi, prova a usarle tu stesso questa settimana. Scegline una e ripetila ogni volta che ti senti fermo. Ora vogliamo aiutarti a parlare come un italiano vero, non come un libro di grammatica. Per questo, ecco alcune espressioni naturali che senti spesso nella conversazione quotidiana, molto più fluide delle frasi formali che si studiano a scuola. Prima espressione, figurati. L'ha usata Giulia quando Marco si è scusato per il ritardo. Lui dice, scusa il ritardo, e lei risponde, figurati. Non significa immaginati, no. In questo contesto vuol dire non preoccuparti, ma scherzi? Assolutamente no, non devi scusarti. È un modo educato e molto comune per minimizzare una scusa. Puoi usarla sempre con amici, colleghi, conoscenti. Seconda espressione. Sono appena arrivata anch'io. Notare due cose: il tono naturale e l'uso di anch'io. In italiano spesso accorpiamo le parole nel parlato. Sono appena arrivata anch'io suona più fluido di anch'io sono appena arrivata, che è corretta ma più formale. E poi appena è perfetto per dire un momento fa. È più naturale di poco fa in contesti informali. Terza, mi compro una macchina fotografica usata. Qui non è solo il vocabolario, ma la struttura. Usa il verbo comprarsi con il pronome riflessivo mi. In italiano spesso diciamo mi compro, ti prendi, si fa, invece di compro a me, che in italiano non si dice così. È un piccolo dettaglio, ma fa una grande differenza nell'essere compresi come un madrelingua. Quarta. Oggi stesso. Marco dice: oggi stesso scrivo una mail. Non oggi, non più tardi, ma oggi stesso. Questa espressione dà un senso di urgenza, di decisione. È come dire: non domani, non vediamo, ma proprio oggi subito. È forte, motivante. Puoi usarla per prendere un impegno serio. Oggi stesso inizio a studiare. Oggi stesso le parlo. E infine, un'altra piccola ma fondamentale. Lo so, lo so. Quando Marco ripete lo so 2 volte, non è un errore. È un modo tipico di parlare. Ripetere una frase o una parola 2 volte dà enfasi. Mostra che sei d'accordo, ma forse hai paura o sei bloccato. È come dire sì, lo capisco, ma non è facile. È un dettaglio di ritmo, di emozione, che rende il parlato più umano. Quindi, riassumiamo le frasi naturali. Figurati. Sono appena arrivata anch'io. Mi compro una macchina fotografica usata. Oggi stesso. Lo so, lo so. Ascoltale bene, ripetile, prova a inserirle nelle tue conversazioni. Non serve essere perfetti, serve essere naturali. Ora riascoltiamo il dialogo. Stavolta però non ascoltare solo per capire. Ascolta per riconoscere. Cerca di individuare le 4 frasi chiave che abbiamo visto insieme nella sezione precedente. Ecco le frasi da cercare. 1. Se continui a fare sempre le stesse cose, avrai sempre gli stessi risultati. 2. Da dove comincio? 3. Basta che inizi, anche con piccoli passi. 4. Se vuoi cose diverse, devi fare cose diverse. Ma non solo quelle. Cerca anche le espressioni naturali che abbiamo analizzato. Figurati. Sono appena arrivata anch'io. Mi compro una macchina fotografica usata. Oggi stesso. E
Lo so, lo so. Ascolta il tono delle voci, le pause, il modo in cui le parole si uniscono nel parlato veloce. Non preoccuparti se non capisci ogni singola parola. L'obiettivo è abituarti al ritmo, al suono, all'energia del vero italiano parlato. Pronti? Ecco il dialogo per la seconda volta. Figurati, sono appena arrivata anch'io. Ti prendo un caffè mentre ti togli la giacca? Sarebbe perfetto, grazie. Un cappuccino, per favore. Certo. E magari un cornetto? Sei pallido, sembri stanco. Forse perché lo sono. Ultimamente non dormo bene. Ancora con quel lavoro? Sì, non so più cosa fare. È da un anno che mi dico, domani cambio qualcosa. Ma poi arriva il lunedì e torno allo stesso posto, alla stessa scrivania, allo stesso computer. Senti, lo so che non è facile, ma se continui a fare sempre le stesse cose, avrai sempre gli stessi risultati. Lo so, ma da dove comincio? Per esempio da qui, da adesso. Che ne dici di cambiare la tua routine? Invece di andare in ufficio alle 8, perché non provi a svegliarti tardi, fare colazione con calma e magari iniziare a studiare quello che ti appassiona davvero? Tipo? Tipo la fotografia. Ricordi quando facevi le mostre all'università? Sì, ma è passato un sacco di tempo. E allora non devi essere perfetto. Basta che inizi, anche con piccoli passi. Hai ragione, ma ho paura di fare un passo falso. E se lo fai e basta. Nessuno impara a camminare senza cadere. L'importante è non restare a terra. Sai una cosa? Oggi avevo bisogno di sentire queste parole. Allora cambia, davvero. Se vuoi cose diverse, devi fare cose diverse. Non c'è altra strada. Ok, oggi stesso scrivo una mail per ridurre l'orario. E domani mi compro una macchina fotografica usata. Ecco, questo è il primo passo. Bravo. Com'è andata? Hai riconosciuto le frasi? Forse la prima volta ti sei concentrato sul senso generale. Ora probabilmente hai notato molto di più. E questo è esattamente il modo giusto di ascoltare, ogni volta con un obiettivo diverso. Se vuoi, puoi riascoltare questo episodio più tardi, mentre cammini, fai colazione o viaggi. Lascia che l'italiano entri piano piano, senza forzare. Il cervello impara anche quando non ci stai pensando troppo. E ricorda, ogni volta che ascolti vinci qualcosa. Un'intonazione, una parola, una struttura. È così che si costruisce la comprensione vera. Voglio raccontarvi una storia vera, mia, di qualche anni fa. Una di quelle esperienze che ti segnano, che ti cambiano il modo di vedere le cose. C'era un periodo in cui facevo tutto automaticamente. Mi alzavo, andavo al lavoro, tornavo a casa, mangiavo, guardavo qualcosa in TV, dormivo. E poi di nuovo. Stessa cosa. Tutti i giorni. Non ero infelice, ma non ero neanche presente. Ero come in modalità pilota automatico. Poi un giorno una mia amica mi ha chiesto: Francesca, ma tu cosa vuoi davvero? Non sapevo cosa rispondere. Ho cominciato a parlare del lavoro, dei soldi, dei progetti, ma alla fine ho dovuto ammettere: non lo sapevo. Così ho deciso di fare una cosa semplice. Ho cambiato la mia routine. Niente di drammatico, solo piccoli gesti. Ho smesso di controllare il telefono appena sveglia. Ho iniziato a fare colazione seduta al tavolo, con la luce del giorno, invece che in piedi in cucina. Ho cominciato a camminare per 20 minuti ogni mattina, senza musica, senza podcast. Solo io e i miei pensieri. E sai cosa è successo? Dopo poche settimane ho sentito qualcosa muoversi dentro. Non era un fuoco d'artificio, ma una specie di calma chiara. E in quella calma ho capito che volevo insegnare l'italiano in un modo diverso, più umano, più reale. All'inizio avevo paura. Ho fatto passi falsi, tanti. Le prime lezioni non erano belle, non erano fluide.
Parlavo troppo io, non ascoltavo abbastanza. Ma non ho mollato. Ho iniziato a registrare audio, poi piccoli video, poi questo podcast. E oggi sono qui, non perché sono perfetta, ma perché ho deciso, un giorno qualunque, di fare qualcosa di diverso. Perché se vuoi cose diverse, devi fare cose diverse. E a volte basta un piccolo passo, un caffè bevuto con calma, una passeggiata, una domanda sincera. Questa è la mia storia e spero che ti abbia ispirato, anche solo un po'. Se questa puntata ti è piaciuta, non tenertela per te. Condividila con qualcuno che sta imparando l'italiano. Magari è proprio quello che serve a un amico per iniziare a credere che può farcela. E se ancora non lo hai fatto, iscriviti a Italian Pod, così non perdi nessuna puntata. Ogni episodio è un piccolo passo avanti e alla fine quei piccoli passi diventano un vero percorso. Prova a usare una delle frasi di oggi nella tua vita. Scrivila in un messaggio. Dilla ad alta voce davanti allo specchio. Oppure racconta a qualcuno una tua storia, come ho fatto io. Non serve che sia perfetta. Serve che sia tua. Ricorda, non devi parlare come un libro, devi parlare come te, con le tue pause, i tuoi errori, le tue emozioni. L'importante è che tu parli, che tu provi, che tu non ti fermi. Grazie per essere stato con noi oggi. Grazie per il tuo tempo, per la tua attenzione, per il tuo impegno. Siamo davvero felici che tu faccia parte di questo viaggio. Alla prossima, con un nuovo dialogo, nuove parole e un nuovo passo in avanti. Ciao da Bologna! Ciao e forza!